a tutti, nel tutorial di oggi impariamo insieme a fare questi tubolari fatti a maglia, ma questa volta i ferri saranno le nostre dita. Questa è una tecnica semplice e divertente per creare questi tubolari. È ottima anche per giocare con i bambini e cominciare ad introdurli a questa fantastica arte. Per lavorare questi tubolari ci basta un filato qualunque e le nostre dita. Prendiamo il filato e per prima cosa lo mettiamo in questo modo sul palmo della mano, agganciandolo, quindi bloccandolo con il pollice. Il pollice lo tiene fermo. Ed ora cominciamo ad avvolgere la lana intorno alle dita. Quindi passiamo sotto l'indice, sopra il medio, sotto l'anulare e giriamo intorno al mignolo. E torniamo al contrario, sopra l'anulare, sotto il medio e sopra all'indice. In questo modo abbiamo un filo su ogni dito. E adesso facciamo tutto un altro giro, quindi sopra il medio, sotto l'anulare e intorno al mignolo. E torniamo al contrario, sopra l'anulare, sotto il medio e sopra l'indice. In questo modo abbiamo due fili su ogni dito, 1 2 1 2 1 2 1 2. Ora, per creare i punti dobbiamo solo prendere il filo sotto e farlo passare intorno al dito, in questo modo. E facciamo questo per tutti i punti, quindi per tutte le dita. E in questo modo torniamo ad avere un solo filo in ogni dito. Abbassiamo un po' le asole, tiriamo un po' il filo che va verso il gomitolo e facciamo un nuovo giro. Quindi il filo parte da qui, va sopra il medio, sotto l'anulare, intorno al mignolo, sopra l'anulare, sotto il medio, sopra l'indice. E abbiamo di nuovo due fili su ogni dito e ripetiamo. Il filo sotto passa sopra e dietro al dito. Passa sopra e dietro al dito e così via. E abbassiamo un po', tiriamo un po' il filo del gomitolo, tiriamo un po' anche il filo di partenza e facciamo un nuovo giro, sopra, sotto, intorno, sopra, sotto, sopra e creiamo i punti. E il lavoro è tutto qua. Ogni volta che facciamo questo creiamo una riga di punti, sopra, sotto, sopra e così via. E continuiamo in questo modo per tutta la lunghezza del lavoro. Io vado avanti un po' e vi faccio vedere il risultato. Lavorate alcune righe di lavoro, questo è il risultato. Questa è la fila di punti del mignolo e questa è la fila di punti dell'indice e dietro abbiamo le altre due file di punti. Qui i punti sono così lontani perché l'indice e il mignolo sono lontani, ma se tiriamo il lavoro, come vedete, i punti si avvicinano e il tubolare diventa perfetto. Ora, supponiamo di essere arrivati alla lunghezza desiderata del nostro tubolare. Per chiudere il lavoro sarà semplicissimo. Prendiamo l'asola dell'indice e la passiamo nel medio in questo modo, così. E l'asola che sta sotto la passiamo dietro, così, e tiriamo un po' il filo che va verso il gomitolo e ripetiamo. Quest'asola la passiamo nel prossimo dito, così, e chiudiamo il punto come abbiamo imparato. Tiriamo un po' il filo. Ora quest'asola la passiamo
sul mignolo, così, e chiudiamo anche l'ultimo punto, così. In questo modo abbiamo tutti e tre i punti insieme qui. Ora prendiamo la forbice, tagliamo, apriamo un po' questa catenella e ci passiamo dentro il filo e in questo modo annodiamo, tiriamo così e il tubolare è chiuso. Dall'altra parte facciamo la stessa cosa, tiriamo un po' il filo iniziale e il tubolare è perfettamente chiuso sia all'inizio che alla fine. E questo è il risultato. Ovviamente questi punti che vediamo saranno più grandi all'aumentare dello spessore delle nostre dita. Le nostre dita fungono da ferri e quindi più grosse sono le dita, più grandi saranno i punti. Quindi per esempio se questo tubolare lo fa un bambino, ovviamente i punti saranno un po' più piccoli. E poi la grandezza dei punti chiaramente dipende anche dallo spessore della lana. Per esempio, in questo caso ho utilizzato una lana grossa e quindi il tubolare viene bello compatto, ma avrei potuto utilizzare un qualunque tipo di lana. Per esempio, se utilizziamo un filato sottile oppure anche un cotone, otterremo sempre un tubolare ma molto più traforato e in questo modo lo potremo utilizzare per esempio per fare delle collane. Fatto in lana così invece lo possiamo utilizzare per creare delle simpatiche sciarpe oppure in qualunque progetto ci serva un tubolare fatto a ferri. Questa è un'altra tecnica per creare un tubolare. Avevamo imparato anche a fare il tubolare ad uncinetto, quindi creare dei tubolari molto più sottili utilizzando cotone o filati più sottili. Se non conoscete la tecnica del tubolare ad uncinetto, vi lascio linkato il tutorial nel box informazioni e nell'angolo in alto a destra. E questo è tutto per questa tecnica. È una tecnica semplice, divertente, spero che il tutorial vi possa essere utile, sicuramente utilizzeremo questa tecnica tra non molto in un tutorial che ho già in mente. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio.